Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, e le tendenze energetiche disponibili per il mese di marzo 2026. Abbiamo la carta della morte, amici del Toro. Può essere un periodo di forte rigenerazione, di trasformazione. Quando c'è la morte si parla anche di tagli netti con il passato. Potrebbero essere forme pensiero, abitudini, situazioni o anche relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, o meglio predestinate per il mese di marzo. Partiamo dal mondo, un re di coppe, nove di bastoni, abbiamo un fante di coppe, sei di bastoni, abbiamo la stella, asso di bastoni e il 9 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro. Allora, partiamo da questo mondo. Abbiamo un 2 di spade e un asso di coppe. E sento come se ci fosse un'indecisione nel chiudere qualcosa di vecchio e effettivamente avendo qui la morte me lo spiego e potrebbe essere una nuova idea, una nuova relazione perché comunque c'è un asso di coppe. Può essere che qualcuno abbia come dei sospesi non elaborati del passato e che quindi ci sia come questa indecisione o questo dubbio sul se iniziare questo qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo un 4 di coppe e un cavaliere di bastoni. Io ho come la sensazione che potreste prendere tempo o comunque non, diciamo, non essere così disponibili da subito. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Allora abbiamo un imperatore, credo che ci sia qualche cosa che state rifiutando. Abbiamo la stella e un papa. Wow, 3 arcani maggiori tra le altre cose. Io credo che qui possa trattarsi di una sorta di incertezza o di dubbio, come effettivamente ci dice il 2 di spade, per come potenzialmente si può sviluppare questa situazione o questa relazione. Con queste carte sento come se aveste bisogno di sicurezze, di certezze. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe.
Re di Pentacoli e Asso di Pentacoli. È come se ci fosse un ottimo potenziale, però è un potenziale. Con l'asso di denari il contrario, sento che è come se si facesse fatica a concretizzare questa unione, questo contratto, questa collaborazione. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Abbiamo l'imperatrice, re di coppe e 2 di coppe. Effettivamente c'è come la possibilità di trovare un punto di incontro, anche se magari non ci sono tutte queste certezze di cui voi avete bisogno. Diciamo che essendoci un potenziale se ne può parlare, mi viene da dire un po' così. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 2 di bastoni e un 8 di coppe. C'è la voglia di guardare al futuro, effettivamente. C'è la voglia di creare nuovi obiettivi. Sì, io penso che qui il tema sia stabilire dove si vuole arrivare insieme. Che sia un rapporto lavorativo, che sia un rapporto di amicizia, un rapporto romantico, c'è come da definire gli obiettivi, dove stiamo andando, perché il potenziale c'è per questa relazione o collaborazione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un fante di bastoni e la carta della forza. C'è un nuovo inizio, ragazzi, eh? C'è un nuovo inizio, l'asso di bastoni indica sempre un'azione fatta con una certa intenzione, con una certa grinta, passione anche. Andiamo a vedere il 9 di spade. Mm. 6 di bastoni che avevate già qui, ruota della fortuna e giustizia. Beh, il finale mi sembra piuttosto carino, non proprio bello, però carino. C'è questa giustizia, come se le cose alla fine venissero regolarizzate. Datemi una carta per la ruota. Fante di spade. Ehm, Dunque, se questo mondo al contrario parla del fatto che non vogliate interrompere una situazione o una relazione, sento che alla fine del periodo effettivamente può esserci come una regolarizzazione ehm, di questa situazione. Il fatto che ci sia la giustizia mi dice che si mettono le cose a posto, che si mettono le cose in regola. Quello che mi lascia un po' così è questa ruota della fortuna al contrario, con i 6 di bastone al contrario, perché è come se le cose non fossero ancora definite. Mm? Potreste anche avere dei temi burocratici, vi dico, con la giustizia. Sento che è un po' come mettersi con le spalle al sicuro, però poi dirvi che da lì cambieranno le cose, avendo la ruota della fortuna al contrario, nel mese di marzo ancora non lo vedo. Può essere che nel mese di aprile si possa sviluppare diversamente la cosa, però credo che queste regole, questo regolarizzare, sarà più per, diciamo, farvi star tranquilli. Poi da lì a dire che effettivamente le cose cambieranno, ecco, il fante di spade me lo spiego perché è come se vi dicessero di tenere comunque d'occhio le dinamiche in questo contesto, ok? Andiamo a vedere settore per settore, partiamo dal lavoro. Chi è senza lavoro
ha grosse probabilità di firmare un contratto, ragazzi. Io vi dico, potrebbe non essere il lavoro dei vostri sogni, potrebbe non essere un lavoro che vi cambia la vita, potrebbe non essere un lavoro, come vi posso dire, ehm, magari tanto in vista, però ho l'idea che attraverso questo lavoro riusciate a risanare un po' le casse. Secondo me la firma del contratto reale può essere verso fine mese. Diciamo che a metà mese potreste effettivamente fare come un compromesso o stabilire quali sono i termini del contratto. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, se state aspettando una promozione, sento che arriva. Avete la giustizia alla fine del periodo e quindi è come se arrivasse un nuovo contratto, un nuovo tipo di riconoscimento. Per qualcuno si tratta di una promozione, per qualcuno si tratta del rinnovo del contratto, però devo dire che è un periodo molto molto positivo per quello che riguarda il lavoro e a qualcuno potrebbe essere anche proposta una promozione, cioè non lo so, vi scade il contratto e vi dicono guarda, ti sei comportato talmente bene che ho deciso di metterti il responsabile del reparto. Ipotesi. Per le persone invece che sono autonome, devo dire che secondo me aumenterete il pacchetto clienti. Ci sono dei nuovi contratti con la Carta della Giustizia. Non sento che siano contratti neanche per voi che vi cambino la vita, però vi danno come una certa sicurezza, vi danno come una certa stabilità. Cioè è come se trovaste dei clienti che secondo me uno o due potrebbero anche essere proprio clienti, clientoni, clienti importanti che vi fanno fare un certo quantitativo di fatturato, però è come se ci fosse una lenta ripresa, cioè sì, firmerete i contratti entro fine mese, sì, stabilirete le nuove regole, potrebbero esserci nuovi prodotti, potrebbero esserci novità, mettiamola così, sempre da monitorare, perché avete comunque quel fante di spade lì alla fine, quindi bisogna, diciamo, star dietro ai progressi di questa nuova collaborazione. Però sento che il mese è molto molto proficuo a livello lavorativo. Oh, scusate. Se dovessimo parlare di progetti, c'è la possibilità di collaborare con qualcuno per creare qualche cosa di nuovo. Ora, io sento che questo progetto è più, diciamo così, nell'aria che non nella terra, come se non fosse ancora concretizzato, però anche qui ci sono dei buoni presupposti, soprattutto con la Carta della Giustizia, di creare qualche cosa di regolare, di regolarizzato, di, di proficuo, mi viene da dire. Mm? Soprattutto se la persona con la, cioè se c'è una persona con la quale iniziate questo progetto, può essere che questa persona abbia più esperienza di voi, abbia più tempo di voi, è come se fosse una persona alla quale appoggiarsi sia molto positivo per voi. Parliamo di soldi. Allora, io sento che dovete come alzare l'asticella, potrebbe essere arrivato il momento di alzare i prezzi, per esempio, e se aveste un ingresso fisso, per esempio la pensione piuttosto che lo stipendio, è come se ci fosse bisogno di aumentare anche qui gli ingressi, ma non perché non vi bastino, perché volete fare altro, volete... Cioè io sento che avete bisogno come di altro nella vostra vita, che vi stimoli più che tutto, non tanto che vi faccia guadagnare, ma che vi dia quella passione in più, e quindi unendo l'utile al dilettevole qualcuno potrebbe trovare come un secondo lavoro, una seconda fonte di ingresso. Sento che siete come focalizzati nel guadagnare di più. Non che vi manchino, ripeto, però eh, c'è come questa voglia di avere di più. Se parliamo di famiglia, e qui intendo la famiglia di anime, quindi famiglia di sangue, amici, parenti, vicini di casa, le persone che frequentate normalmente, allora sento che c'è
come del supporto da parte loro nei vostri confronti, però è anche vero che qualcuno di voi potrebbe, come vi posso dire, sentirsi un po' troppo pressato dalle aspettative. Ehm, e questa giustizia secondo me arriva anche per quello, per mettere come delle regole. Fino a qui puoi opinare, da qui in avanti no. Per qualcuno potrebbe essere un mese dove si ricorre alla famiglia per avere proprio un aiuto economico o un aiuto. Mi parlano di un avvocato. Può essere perché effettivamente c'è la giustizia, però è come se si chiedesse ausilio, si chiedesse aiuto in famiglia. Però anche lì possono essere consigli che arrivano, ma ricordate sempre che l'ultima scelta è la vostra. Se quello che vi consigliano i familiari non vi vibra, non siete obbligati a scegliere quello che vi dicono i familiari, anche perché poi se la cosa non dovesse andare bene è colpa loro perché mi hanno detto così. No, è colpa nostra perché abbiamo scelto di seguire quello che ci dicevano gli altri, anche se non ci vibrava. Che poi la parola colpa non va bene. Sostituiamo la parola colpa con responsabilità. Ok, ragazzi, parliamo di sentimenti. Se parliamo di single, io ho la sensazione che già all'inizio del mese potrebbe esserci qualcuno di molto 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 interessante. Dipendendo dalle età che avete, potrebbe essere una persona con una differenza d'età rispetto a voi. Ehm, Sento che è una bella persona, ma sarete voi a essere un po', come dire, respingenti nei confronti di questa persona, un po' perché siete impegnati nella vostra vita, diciamo, quotidiana, un po' perché è come se questa persona fosse talmente pulita da non osare flirtare. È come se vi rendeste conto che questa persona è interessata a voi, ma non capite bene se lo è da un punto di vista di amicizia piuttosto che di altro, perché non, come vi posso dire, non sfora mai, non è mai eccessiva, non è mai invadente, è sempre molto rispettosa, molto cauta nel parlare e quindi c'è come questo, ma è interessata o interessato a me come amicizia oppure vorrebbe qualcosa di più? È come se non flirtasse. Io sento che questa persona è presente, che vi scalda il cuore, però che non vi dà come degli input definiti per quello che riguarda l'interesse romantico. E io sento che alla fine del mese potreste in qualche modo definire delle regole con questa persona. Ehm, può essere una bella relazione, ragazzi. Ora, io non vedo ancora i cuoricini, sinceramente, però è come se ci fosse come una nuova fase di conoscenza. Potrebbe esserci questa, come vi posso dire, relazione platonica all'inizio del mese, però poi dopo le cose si smuovono, è come se vi dessero altri input effettivamente. Io sento che qui con questa morte, questo mondo al contrario, probabilmente qualcuno non sa se chiudere lo stato precedente, in questo caso l'essere single. Mm? Come un varrà la pena, mi devo buttare, perché effettivamente sentite qualche cosa per questa persona, vi apre il cuore, però è come se foste un po' malfidenti, come se qualcuno potrebbe addirittura non aver ancora voglia di infilarsi in una relazione seria. Però con questa persona è facile perché sento che è una di quelle persone posate, come vi posso dire, serie. Se parliamo di relazioni di coppia, se avete qualcuno in testa, diciamo così, ecco, allora qua potrebbe esserci come una specie di ambivalenza, nel senso che vedo che da un lato qualcuno potrebbe non essere convinto di quella persona, anche perché in qualche caso il sesso potrebbe non essere così idilliaco, però c'è la parte affettiva che vi lega a questa persona
e sinceramente sento che anche per voi ci sarà bisogno di mettere delle regole, di definire come dei confini. Dove andiamo come relazione, che cosa vogliamo come relazione, oppure, siccome sì è vero, la stella ce l'avete 2 volte, ma la vedo più come, più che gli obiettivi proiettati sul futuro, sul come impostiamo la relazione, questi A, B, C, D sono i miei non negoziabili, cioè sono quelle cose, quei muri, quei confini che se vengono rotti, se vengono sfondati, automaticamente la relazione finisce. Dovete stabilire quali sono i vostri non negoziabili, che cosa proprio non permettete all'interno di una relazione e comunicarlo. E dopodiché con questo fate di spade osservare come l'altro o l'altra reagisce o si comporta. Ehm, per chi fosse in una relazione clandestina o non ben definita, allora, innanzitutto vedo che qualcuno ha come una relazione platonica con qualcun altro, cioè c'è sentimento, c'è affetto, c'è affinità, si chiacchiera, si sta bene insieme, ma a livello fisico non c'è ancora stato niente. E anche lì a fine mese, secondo me, un bacetto potrebbe scappare. E comunque anche per voi vale il tema delle regole. Come vogliamo impostare la relazione? Cosa cerchi tu in una relazione? Per le persone invece che magari sono in una situazione clandestina che va avanti da un pochettino, anche qui è il caso di ridefinire le regole della situazione. Bisogna tranciare, troncare, lasciarsi indietro quello che non funziona più con questa morte, quello che fa soffrire e dare una nuova dimensione alla vostra realtà. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Guardiamo quale potrebbe essere una difficoltà del momento. Prenderò solo la prima perché sennò sono troppe. Perché mi è difficile affermarmi? Potrebbe anche essere perché mi è difficile dire la mia. Parlarmi potrebbe essere. Parlare, scusate, potrebbe essere. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi credo responsabile della felicità altrui. Qua mi viene in mente la fedeltà familiare di cui parla le costellazioni familiari. Cioè, se siete di quelle persone che restano fedeli alle dinamiche familiari, se nella vostra famiglia nessuno è riuscito a spiccare, questa, il perché mi è difficile affermarmi, può essere un qualche tema legato appunto al non prevaricare la posizione sociale della propria famiglia. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Qui fregano le aspettative. Io mi aspetto di essere l'eccellenza e se non lo sono mi giudico e mi critico. E molta gente per non sbagliare piuttosto sta ferma, non fa niente. Andiamo a vedere una meditazione di Findor. Questo giorno può essere il più bello, il più ispirante, ma dipende da te cosa farne. Perché non cominci rendendo grazie in modo da aprire il tuo cuore? Più sei colmo di gratitudine e più ti apri a tutte le meraviglie che il giorno può offrirti. Amore, lode e gratitudine irrompono spalancando le porte e consentono alla luce di fluire all'interno, rivelando quanto c'è di meglio nella vita. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione perlomeno. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video.
Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa però la potete fare anche come autodidatti nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Lì dentro trovate decenni della mia formazione personale condensati e messi lì a disposizione solo per aiutarvi a crescere, per aiutarvi a star meglio, per aiutarvi ad evolvere. Si parla di tante cose, ragazzi, etere, astrale, kundalini, terzo occhio, come sviluppare la chiaroveggenza, si parla di traumi, si parla di meditazioni, cioè veramente è un bagaglio. Qualcuno ha definito questa sezione una miniera di informazioni, è stato bellissimo quando l'ho letto. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!